Torino-Inter 1-1, proviamo ad analizzare il giorno dopo più a freddo questa partita e quello che si sta scatenando nel post partita con alcune considerazioni conclusive. Amiche ed amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati in questo nuovo episodio in cui voglio condividere con voi alcune riflessioni su quelli che sono secondo me i 4 temi più caldi legati appunto a Torino-Inter. Il primo tema è ovviamente legato alla partita di cui abbiamo già parlato ampiamente nella diretta e nei contenuti pubblicati al termine di Torino-Inter, li trovate tutti sui nostri canali, quindi non mi dilungo su questo se non per aggiungere solo qualche pensiero sparso, ovvero non è stata una bella partita, lo sapevamo, ce lo aspettavamo, anche perché l'avversario era molto tosto, molto ruvido, era una partita difficile su un campo difficile e per giocare una bella partita, lo abbiamo detto tante volte, bisogna volerlo in 2, ecco. È una partita che il Torino avrebbe potuto chiudere, al di là dell'episodio del rigore di cui ovviamente parleremo dopo, ma che allo stesso tempo anche l'Inter avrebbe potuto pareggiare come poi ha fatto o addirittura anche ribaltarla, perché se andiamo a vedere le occasioni che sono state create sono praticamente le stesse, per il Torino e per l'Inter, nonostante l'Inter non è che abbia fatto chiaramente un calcio eccezionale in questa gara. Se guardiamo la singola partita, un pareggio sul campo del Torino è quindi un risultato che può starci, che ci sta, te lo puoi aspettare. Il problema chiaramente è che quando vai ad inserirlo nel contesto in cui ci troviamo in questo momento diventa purtroppo un'altra battuta d'arresto pesante, soprattutto in un turno di campionato in cui le altre rivali hanno vinto praticamente tutte. Personalmente, tra l'altro, aumenta anche un po' il rammarico se consideriamo che a Liverpool ero stato criticato perché avevo detto che mi sarebbe piaciuto vedere quantomeno un tentativo di provare a giocarsela fino alla fine, fino al 90° minuto contro il Liverpool ad Anfield. Invece molti nei commenti mi avevano detto che era giusto concentrarsi e pensare più al Torino piuttosto che al Liverpool. Purtroppo però il risultato è stato che al Liverpool hai battuto in ritirata proprio sul più bello e col Torino è arrivato anche questo pareggio difficoltoso, e il rammarico così un po' aumenta. Arriviamo però al secondo tema caldo, ovvero la corsa a scudetto. Come cambia la corsa a scudetto dopo questa gara? 6 punti in 6 partite per l'Inter, chiaramente è un cammino molto molto brutto, non da squadra che vuole lottare per lo scudetto, e soprattutto oggi l'Inter non dipende più da se stessa, come abbiamo detto più volte, perché adesso anche vincendo contro il Bologna non si torna più in vetta, il Milan rimane comunque davanti e adesso ha 4 punti di vantaggio. Capisco quindi che molti tifosi interisti, soprattutto reduci da quelli che sono stati i 10 anni prima dell'ultimo scudetto vinto l'anno scorso, oggi possano temere un crollo. Ci sta, capisco questa sensazione, però io continuo a pensarla sempre allo stesso modo sul tema scudetto, non cambio idea nonostante questa partita, ecco. È difficile chiaramente guardare avanti con grande ottimismo quando siamo nel centro del ciclone, diciamo così, però la vetta, come dicevamo, della classifica è a 4 punti di distanza. Ma l'Inter deve comunque recuperare una partita, come stavamo dicendo. Questo non significa che la vinceremo di sicuro, non significa che batteremo di sicuro il Bologna quando mai si recupererà questa partita, però nell'economia del resto del campionato non possiamo far finta che questa partita non esista, dobbiamo considerarla come un'altra chance che avremo per accorciare sulla vetta e per continuare ad andare avanti. È chiaro che in questo momento le altre rivali, soprattutto il Milan, ma anche la Juventus, arrivano da un momento favorevole, da un trend favorevole dal punto di vista dei risultati più che delle prestazioni, e quindi risultano più lanciate rispetto a noi. Però se nonostante tutto siamo ancora lì a lottarcela punto a punto con le altre, un motivo ci sarà, vuol dire che è un campionato ancora molto equilibrato dove può succedere ancora molto, e magari questo punto acciuffato proprio all'ultimissimo minuto contro il Liverpool, magari tra qualche settimana o a fine campionato lo peseremo in una maniera differente rispetto a quanto oggi ovviamente viene difficile pesarlo e viene visto in maniera molto molto deludente. Con questo arriviamo al terzo tema, ovvero anche ai problemi che l'Inter ha evidenziato in questa gara, problemi che ci sono, nessuno li nasconde, nessuno li ha mai nascosti, anzi ribadisco, capisco il pessimismo di molti tifosi e tanti commenti che sto leggendo in questo momento. Io, visto che questo episodio si concentra su Torino-Inter, non vado a riprendere discorsi della scorsa estate, del mercato di gennaio, eccetera, eccetera. Vi segnalo quali sono secondo me i problemi che sono stati evidenziati in questa singola partita e che quindi mi tengono più in ansia in questo momento mentre mi confronto con voi, e poi voglio leggere anche i vostri commenti per cercare di intercettare anche i pensieri della community, ovviamente. Il primo problema
e soprattutto il nervosismo della squadra, una cosa che non mi è piaciuta per nulla. Ho visto tanti richiami tra di loro, troppi richiami tra i giocatori, tanti gesti, qualche fallo ingenuo di troppo, segno di non troppa serenità, tra i calciatori, soprattutto nella fase finale in cui non si stava giocando veramente più. Vedo tanto nervosismo che non mi piace. Una cosa che pensavo che l'Inter fosse riuscita a mettersi alle spalle, innanzitutto battendo la Salernitana e poi soprattutto tirando fuori questa buona prestazione sul campo del Liverpool con una grande vittoria su un campo difficilissimo, ma soprattutto anche col lavoro che era stato fatto nei 2 anni di Conte. Pensavo che questa eredità, fosse mantenuta. Ecco, invece ho rivisto dei segnali di nervosismo che in questo momento mi tengono un po' in ansia, diciamo così. E poi oltre ovviamente ai soliti tanti gol sbagliati, ma questa ormai è una costante di tutte le partite dell'Inter, oltre al problema Handanovic che purtroppo lo sappiamo, è sempre più evidente secondo me il fatto che l'Inter abbia la necessità di essere sempre al 100% per far bene e per risolvere e vincere le partite. Questo è un problema perché altre squadre, secondo me, riescono a vincere pur non esprimendosi al 100%, hanno anche spesso un'umiltà che noi da questo punto di vista stiamo vedendo un po' meno nell'adattarsi magari anche all'avversario, nel cambiare qualcosa, cosa che noi in questo momento non abbiamo perché lo abbiamo visto. Questa difficoltà, questo fatto che noi dobbiamo essere sempre tutti al 100% si traduce innanzitutto in una dipendenza eccessiva da Marcelo Brozovic, quindi anche dal fatto che non c'è un vero e proprio piano B, perché ormai è abbastanza evidente, l'abbiamo detto anche in diretta, ma non solo, giocare come se avessi Brozovic quando non ce l'hai ti crea delle difficoltà e lo abbiamo visto. Così come le difficoltà le abbiamo anche quando non si riesce ad arrivare al tiro, ad arrivare a creare l'occasione da gol pulita tramite la manovra. Quindi il dribbling non c'è, non abbiamo tanti giocatori che creano la superiorità numerica, i lanci lunghi lo stesso non mi sembrano che siano così efficaci. Adesso la buona notizia diciamo è che ci sarà un po' di tempo in più per preparare le prossime partite, qualche correttivo va fatto, è chiaro però che bisogna trovare delle vie alternative anche alla necessità di essere sempre al 200% per poter tirar fuori il risultato. Chiudiamo poi con il tema che, sicuramente più di tutti sta facendo discutere in questo momento, ovvero il famosissimo episodio del contatto in area di rigore tra Ranocchia e Belotti. Siamo sul punteggio di 1-0 per il Torino, c'è un contatto appunto in area di rigore dopo un duello fisico tra, Ranocchia e Belotti. C'è chi dice che Belotti possa aver toccato il pallone con la mano, in realtà io non l'ho visto sinceramente, mi sembra soltanto che il difensore dell'Inter, Ranocchia, vada a toccare il piede di Belotti, lo sbilancia e poi soltanto dopo tocca il pallone. L'arbitro dice che non c'è nulla e poi conferma la decisione di non dare il calcio di rigore nonostante il confronto dopo, anche il confronto con il VAR. È un errore, c'è poco da dire, è un rigore netto che non è stato assegnato al Torino, tutti noi lo abbiamo sottolineato con grande onestà, credo, non penso ci sia un interista che abbia detto che non era calcio di rigore, anzi se ci avete seguito in diretta durante la partita avete visto che io già prima ancora del replay, proprio in presa diretta, avevo detto questo è calcio di rigore, quindi su questo non ci sono dubbi. La cosa che però mi fa veramente impazzire è quello che è stato costruito attorno a questo episodio, quello che viene costruito in questo momento attorno a questo errore, perché oggi apriamo tutti i giornali, tutti i siti, qualsiasi social, è un massacro all'arbitro e anche all'Inter. Si parla di furto, di scandalo, di addirittura ho letto sul Corriere dello Sport che c'è scritto che questo è l'errore più grave da quando c'è il VAR. Rimango stupito. Davvero questo è l'errore più grande che abbiamo assistito da quando c'è il VAR. A me questa cosa fa impazzire, innanzitutto perché, a parte che l'arbitraggio di guida è stato scandaloso, sì, ma non solo per quell'episodio, ma per l'intera gestione della partita. Metro di giudizio variabile, cartellini a senso unico, perché se il Torino mi commette 15 falli, l'Inter ne commette 17, ma gli ammoniti sono 1 nel Torino e 5 nell'Inter, qualcosina non va. Siamo noi così cattivi, così più cattivi del Torino. Ecco, qualcosa non quadra, oltre al fatto che si son giocati di fatto 48 minuti su 97, praticamente siamo stati sempre fermi. Ma al di là di questo, a me fa veramente imbestialire la disparità nel trattamento mediatico degli episodi, che poi i media, i grandi media, tutti i giornali, i quotidiani, siti, canali, trasmissioni, eccetera, poi vanno a condizionare anche tutto quello che è il mondo social, da cui personalmente mi staccherò sempre più perché veramente è impossibile poter instaurare una discussione, poter parlare sui social. Comunque mi fa veramente sorridere il fatto il nostro Simone oggi mi ha mandato anche una lista
di episodi e poi delle rispettive prime pagine, ecco, io dopo il fallo di Tomori del Milan su Osimhen con rigore non dato al Napoli, non ho visto tutto questo scandalo, oppure dopo l'episodio di Kier Pellegrini nella sfida tra Roma e Milan, oppure anche dopo il fallo di Ongla del Verona sul nostro Lautaro Martinez nella gara d'andata, è identico a quello tra Ranocchia e Belotti. Non ho visto questa sollevazione popolare. Ce ne sarebbero anche tanti altri, ci sarebbero episodi come quello del fallo di Giroud su Sanchez non fischiato nel derby di campionato, dove l'arbitro era lo stesso guida di Torino-Inter, che tra l'altro era anche al VAR in occasione della sfida tra Inter e Juventus in quel famoso episodio Dumfries-Alexandro. Proprio su quell'episodio, inoltre, dopo Inter-Juventus, ricorderete, il capo degli arbitri se ne uscì con questo famoso da adesso niente più rigorini, da adesso, guarda caso, dopo aver fatto la frittata niente più rigorini. Oggi, dopo un errore che ha favorito l'Inter, non lo mettiamo in dubbio, avrebbe potuto anche chiudere la partita quel calcio di rigore lì, però dopo questo errore che ha favorito l'Inter, subito tutti a massacrare l'arbitro, a chiedere di cambiare regole e protocolli. C'è sempre un accanimento mediatico piuttosto forte e questo non vuol dire fare vittimismo. Io questi toni li vedo solo contro l'Inter, ma non penso che siamo accerchiati, che ce l'abbiano con l'Inter e tutto quanto. Anzi, io continuo a dire, a respingere tutti quelli che parlano di complotti, di malafede, penso che gli episodi comunque alla fine per tutti si compensano. Però, a livello mediatico c'è un livore, c'è una spinta differente sull'Inter. Questo mi pare abbastanza evidente. Il problema, anche qui però poi, come ho detto più volte, è che le altre tifoserie sono anche molto più compatte. Noi rispetto alle altre tifoserie un po' ci caschiamo di più, siamo i primi ad autoattaccarci, ad autoflagellarci, mentre gli altri sono molto molto più compatti a portare avanti la loro linea e riescono a far passare in secondo piano le cose in cui sono stati favoriti in favore di quelli dove invece hanno subito magari dei torti o degli errori a sfavore. Questa è una cosa che dico da sempre e che torno a sottolineare quindi ancora oggi, perché dobbiamo farci attenzione. Ecco, questa è un po' la mia opinione su questo. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi. Vi chiedo quanto è cambiata la vostra visione in ottica scudetto, diciamo così, dopo Torino-Inter, se ci credete ancora, se non ci credete più, com'è il vostro umore in ottica scudetto. Se mi avete seguito fino a qui, fatemelo sapere con l'emoji del pollice alzato, così mi date un ok che mi avete seguito fino a questo punto. Vi ricordo che saremo in diretta come ogni giorno alle 19:30, quindi vi aspetto, iscrivetevi al canale per commentare la diretta insieme a noi. Come sempre, come sapete, potete sostenere il nostro progetto tramite gli abbonamenti che trovate con il tasto abbonati, oppure potete entrare a far parte della community di Passione Inter su passioneinter.club, dove come ogni lunedì ci sentiamo alle 22 per una diretta esclusiva, dove i toni chiaramente saranno molto molto accesi, immagino, visto che è un momento piuttosto caldo per la nostra Inter. Mi raccomando, ci rivediamo poi in diretta alle 19:30 e alle 22 in esclusiva nel club di Passione Inter.